Abbassa, bassa, bassa. Giulio, sei uno snob. Moltissimo. Anche saccente. Anche saccente, esatto. Scusa. Perché abbiamo questo pionerino? Perché, allora, proprio per una forma di autocritica, forse. Comunque, siccome tanti ci insultano perché utilizziamo nelle nostre prove apparecchi ipercostosi da milionari, abbiamo detto, vabbè, facciamoci un giro andandoci a cercare un apparecchio entry level da miliardari di un marchio solido e di tradizione, in questo caso la nostra scelta è caduta su Pioneer, di tecnologia tradizionale che più tradizionale non si può, non di grande potenza e di forma normale, standard fatta da amplificatore di una volta. Pioneer A10 AE 30 watt su 8 ohm, 50 watt su 4 in purissima classe AB, classicissima classe AB, senza alcun fronzolo, senza neanche il telecomando, solo 299 euro street price. Subscribe, campanella, seguiteci. Caro Giulio, la descrizione è piuttosto semplice. Cominciamo a dire intanto che non ci sono diavolerie informatiche, non c'è DAC, non c'è streamer, niente. Non c'è un bel niente. No, però volevo fare un piccolo passo indietro, giusto per inquadrare un attimo la storia di Pioneer, sia perché è un'azienda di livello assoluto, il famoso diapason che ha fatto sognare tanto gli appassionati, poi c'è stato a un certo punto il cambio di marchio come lettering. Il diapason che cosa intendi? La forma del marchio? No, non era un diapason, che cos'era? Ti devo picchiare? Picchiami, sì. Ah, Yamaha, cioè, è giusto. La casa dei tre diapason. Si vede che sei poco. Che cacchio vede che sei poco motociclista. Vabbè. Dai, su. Scusatemi. Scusatelo. Però c'aveva un logo la Pioneer. Vabbè, lo andremo a scartabellare, se ce l'aveva lo vedete in sovraimpressione. Adesso mi sta venendo la cuffia che avevo da ragazzino, perché da ragazzino la usavo la cuffia, era una Pioneer chiusa e c'aveva questo loghino, forse era potrebbe essere un diapason. Era uno. Allora, se è così, Giulio in punizione. Va bene, quindi alterne vicende perché poi è fallita, è stata ricomprata, il marchio è stato ricomprato. Adesso la gamma di prodotti Pioneer, che è una gamma comunque abbastanza profonda e eccellente, parte proprio da questo piccolo amplificatore integrato. Ok, sì. Volevo dire questo solo per ricordare di quanto io ho amato i prodotti della Pioneer cambiando camera. Allora, semplice amplificatore. Semplice amplificatore e non c'è, dicevo, DAC a bordo, sì. Non c'è streaming a bordo, non c'è wifi, non c'è niente. È un amplificatore come quegli amplificatori che potevate comprare 20 anni fa. Esatto. Sì. L'unica cosa che non capisco è l'interruttore d'alimentazione. Perché? Vedremo poi nello sventramento che questo è un interruttore di alimentazione che ha un suo circuito per cui fai push e si accende, fai push e si spegne e quindi viene tenuto l'amplificatore in stand-by, ma visto che non ha il telecomando, che senso ha? Era molto meglio mettere un interruttore di tipo tradizionale che interrompeva a 220. Va bene. Ma questo è... In maniera coerente all'impostazione un po' retro, diciamo, di questo prodotto, troviamo i controlli di tono che per me, se non ci fossero, sarebbe esattamente la stessa cosa, ma per molti invece sono una caratteristica importante. Quindi abbiamo bass e treble e poi il balance. Tutte cose che possono essere tolte schiacciando il tasto direct. Con il tasto direct si va a bypass di questa roba qui, che potrebbe in qualche maniera inquinare la purezza del percorso del segnale. E infatti noi gli ascolti li abbiamo fatti in modalità direct. In modalità direct. Sull'altro lato invece abbiamo la selezione degli ingressi, un selettore rotativo, dove ci sono 3 ingressi linea, uno marchiato CD superato CD e, udite udite, c'è anche un fono MM, sì. Fono MM. Al quale noi abbiamo collegato il nostro amato giradischi. Grossa manopola del volume e il loudness, che è il classico loud. Va bene. Però mi viene da fare una considerazione, caro Giulio. Falla. Ecco. Perché 299 euro, poi lo street price abbiamo visto è un po' più basso, sì. No? E questo poi lo
diremo anche in fase di ascolto. Sì. Rispetto a tanti micro amplificatori cinesi in classe D, in che situazione si pone questo amplificatore? Perché io direi tutta la vita questo piuttosto che mettersi in mano a... Allora, certo che dal punto di vista dell'affidabilità del costruttore Pioneer è una garanzia, laddove invece tanti prodottini cinesi che uno trova sui vari marketplace asiatici, vabbè, quelli se si rompono si sono rotti. A me quello che colpisce è che se uno dà uno sguardo, e fra poco lo faremo, ma insomma l'abbiamo già visto in fotografia, al livello costruttivo di questa macchina, è una costruzione fatta bene, con un certo dispiego di energia, per cui un cabinet, sì, non sarà di quelli spessi 1 centimetro, ma insomma comunque un cabinet ben fatto, alluminio spazzolato, ci sono tante cose. Nonostante questo continua sempre a costare meno di 300 euro. Sì. Quindi il fatto che questi amplificatori asiatici, cinesi, ultra low cost in classe D siano l'unica soluzione se uno vuole contenere il budget, a me sembra che questo prodotto smentisca questa affermazione. Totalmente, per quanto mi riguarda. Poi sentiremo se all'ascolto, perché poi quello è la cosa che ci interessa, il prodotto è degno di essere considerato. Però le premesse ci sono. Ok, allora, adesso andiamo a sventrare, sono molto curioso. Ah sì, scusami, io sono sempre frettoloso. Sei un po' frenetico. Di coppie di diffusori se ne può attaccare soltanto una, quindi ci sono dei connettori di qualità, insomma, discreta qualità, niente di speciale, e basta. E poi, come dicevamo, c'è il plus del giradischi, che tutto sommato, ragionando sul fatto che è un oggetto molto di moda, che magari un giovane ha piacere di avere qualche vinile, di riscoprire questa cosa, questo amplificatore lo mette in condizione di giocare con il vinile. Esatto. Tutto sommato mi sembra un'ottima cosa. Non è che c'è tanto altro da dire. Possiamo procedere. Ora possiamo andare allo sventramento? Certamente sì. Mi raccomando, seguiteci, non andate via. A dopo. Giulio, grandissime sorprese in questo integrato da meno di 300 euro. Meno di 300. Meno di 300 euro. Allora, cominciamo dal trasformatore di alimentazione che non è toroidale, ma che dici, glielo perdoniamo o no? Porca miseria se glielo perdoniamo. Esatto, dai. glielo perdoniamo. Quindi, trasformatore normale ma schermato, eccolo qua, vediamo lo schermo in rame. Sì. Un avvolgimento per la parte di potenza e un avvolgimento per la parte di segnale. Allora, la parte di potenza la vediamo dopo, la parte per l'alimentazione di segnale arriva lì sotto, ok? Subisce un raddrizzamento attraverso ponte e quei condensatori che stanno lì dietro, ok? E poi va verso di qua e ci andiamo tra poco. Questo è il trasformatore per i servizi, perché questo è un amplificatore che non ha il modulo IR, quindi non ha il telecomando, ma lo stand-by, quello non con l'interruttore tradizionale che interrompe la 220, ma col push button, ok? E quindi questo serve per i servizi. Quindi poi ci spostiamo, dopo aver passato la letta di raffreddamento, sulla quale torneremo tra poco, ci spostiamo verso la grossa scheda che ospita sia le sezioni di preamplificazione che quella di potenza. Allora, questo cavo qui è il cavo che esce dal trasformatore che alimenta la sezione di potenza. Poi c'è invece una piattina, che è questa piattina grigia qua, la vedete? Che finisce qui, ok? E che invece va ad alimentare questi due transistor che fanno la stabilizzazione per tutta la parte di preamplificazione e per la parte di pre-driver dell'amplificatore finale. Quindi sezione di potenza arriva qui, ponte raddrizzatore messo direttamente sulla letta di raffreddamento e due bei e grossi trasformatori Elna for Audio, addirittura, signori, in un amplificatore che non costa 300 euro. E questo bisogna dargliene merito. Sì, assolutamente merito. Dunque poi i due transistor finali, che sono due USB 1560 e due SD 2390, quindi NP, 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 ovviamente una coppia per ogni canale, forniscono secondo me una potenza che non supera la trentina di watt.
più o meno. Quindi le due sezioni di potenza, 1 e 1, 2, ok? Queste sono le due bobinette per la rete di Zobel, eccole qua, ok? Potenziometro del volume, e questo è... Forse questa, diciamo, è il particolare più sì. economico di tutta la macchina. E poi sezione di ingresso con addirittura un fono MM, e qui possiamo infatti vedere la sezione di preamplificazione fono MM. Aspetta che lo inquadro. Sì. Fono MM, eccolo qui. Dunque gli ingressi abbiamo detto sono CD Super Radio CD, va bene, 3 ingressi linea e poi c'è un line out. Esatto. I binding post sono di tipo molto, diciamo, tradizionale, molto semplice. Ultima cosa tecnica carina è che non ci sono relè sui diffusori di protezione, il che è un po' high-end, diciamo, no? Si usa solo negli amplificatori high-end. Una cosa che veramente da tanto tempo non ci capitava di vedere, l'assenza della vaschetta IEC. Esatto, infatti il cavetto della corrente è direttamente attaccato all'apparecchio. Una cosa divertente e fatta bene che tu notavi, Giulio, è questo passaggio dei cavi sopra la letta di raffreddamento. Questo serve per evitare che i cavi ovviamente vadano a contatto con il metallo della letta di raffreddamento, che eventualmente potrebbe sciogliere il dielettrico, la plastica. Esattamente. È buffo perché pensavamo che ci fosse qualche pista, qualche cosa, invece no, è soltanto una basetta di vetronite che serve poi a tenere distaccati i cavi dalla letta. Esatto. Se tu lo potessi girare, io inquadrerei il frontale. Ecco qui. Che è un frontale, diciamo, molto convenzionale, molto tradizionale, però comunque con una sua eleganza, no? Eccolo qua. Io per quello che costa lo promuovo non a pieni voti, di più. Accidenti, no? Cioè, mi sembra che sia anche uscita cuffia, quella che ti piace tanto. Certo, un prodotto interessante. ben fatto. Andiamo a vedere all'ascolto che si dice? Assolutamente sì. A tra poco, ciao. Senti Giù, siamo qui. Io come sono tranchant come al solito. Perché dici questo sì, tollerante? No, non è tollerante, è divertito. È divertito. A me questo affare mi è piaciuto tantissimo per i 300 euro che costa. Mi ha stupito. Mi ha stupito. Allora, senza fare nomi, tanto li fate presto a trovarveli da soli sull'elenco delle prove. Sì, però poi lo farò io, vai. Va bene. A me questo Pioneer mi sembra che suoni nettamente meglio di tanti altri amplificatorini miracolosi che abbiamo ascoltato nel corso di questi 2 anni abbondanti. È un amplificatore tradizionale, il limite probabilmente è la potenza, perché 30 watt su 8 ohm e 50 su 4 sono un po' pochini, sono al limite per questo ambiente qua, che è un ambiente relativamente piccolo, però tutto sommato ben ottimizzato, ben trattato. Noi lo stiamo utilizzando adesso con le Paradigm Founder 40B, che sono abbastanza efficienti, non me lo ricordo sono quanto, 92 dB, se non mi ricordo male, 92. Quindi gli abbiamo agevolato la vita. Sì, anche perché l'abbiamo anche provato con le Indiana Line Tesi 6, esatto, da pavimento un po' più impegnative e non si poteva alzare poi troppo il volume perché il limite... Si sentiva una compressione. Un pochino di compressione perché il limite sono 30 watt teorici, saranno circa 25 watt su 8 ohm probabilmente. Sì. Ma tolto questo, che è un limite di... oggettivo, lo anche... sai nel momento in cui lo compri. Esatto, il suono è veramente convincente. E allora se voglio... Allora io, siccome già l'ho detto prima, lo voglio ridire ora, in particolare rispetto ai Fosi, per esempio, che abbiamo provato, qui siamo proprio su un altro pianeta completamente diverso. Forse leggermente meno potente? Non lo so, ma per certo la pasta sonora, la qualità, anche il basso,
sono completamente diversi rispetto a quello che io e Giulio abbiamo sentito con quegli amplificatorini, che tra l'altro non solo costavano di più, ma ti costringevano a tutta una serie di peripezie logistiche che questo non ti costringe a fare. No. Perché questo è un amplificatore che metti sistemi, funziona, punto. Ciao. Quello 2 scatolette, col controllo separato, con l'alimentatore che deve andare sotto al tavolo, tutta una serie di cose complicate, noiose, e che poi non portano soprattutto un risultato, se non quello per qualche amante del tweaking che in quel modo può cambiare gli operazionali senza senso. A questo punto, se non vi dispiace, mi viene in mente una cosa che volevo dire allora, ma che dico adesso. Gli operazionali a bordo dei FOSI, quelli standard, sono gli stessi che vengono utilizzati attualmente all'interno del crossover elettronico delle Nautilus. Allora ti chiedo, secondo te, visto che l'hanno messi dentro, sono gli NE5534, li hanno messi dentro al crossover elettronico delle Nautilus, andranno bene anche per i FOSI? Faranno schifo? Faranno Non schifo credo. o no? Comunque, Non credo. Oh, va bene, allora parlaci dell'ascolto, Giulio, dai. Sono rimasto colpito di questo, dalla performance di questo piccolo Pioneer, perché ci siamo fatti un giro con le sinfonie di Beethoven. E allora, al di là del fatto di riuscire a mantenere una buona separazione in profondità, che non mi aspettavo, cioè mi immaginavo che sarebbe stato un ascolto un pochettino più piatto, mentre invece, complici sicuramente i diffusori che sono eccellenti, l'ascolto, diciamo, era ben articolato nelle profondità e nella disposizione delle masse orchestrali. Timbricamente, sicuramente, come spesso accade con questi prodotti economici, tende a essere un po' asciutto, un po' scarnificato, manca quello che gli anglosassoni definiscono flesh and blood, no? Cioè questo aspetto un po' più materico, carnale dell'ascolto. Però ragazzi, stiamo parlando di un prodotto da 300 euro, non gli si può chiedere di fare i miracoli. Quello che invece mi è sembrato miracoloso è stato a un certo punto un colpo di timpano, BAM! Che ha fatto muovere i woofer delle Paradigm in maniera tale da dare una sensazione all'ascolto credibile. Boom! I timpani di Beethoven. Sì, infatti ci siamo guardati. Cioè, quando abbiamo sentito boom, ci siamo guardati tutti e due e abbiamo detto addirittura. È qualcosa che con tanti altri amplificatori, magari un po' anche più velleitari, passatemi il termine, non c'è stato. Qui c'è stata questa piccola sorpresa che ha fatto sì che io a questo piccoletto di Pioneer gli volessi bene. Poi è chiaro, le limitazioni ci sono, ma insomma stiamo ragionando, no, di una scala valori. Nell'ambito di questa scala valori dei 300 euro, a me questo sembra una prestazione interessante. Una cosa, so già che ci sarà qualche saccente saputello, sì, uso lo stesso termine che mi affibbiate a me, che dirà grazie quanto siete bravi, lo state utilizzando con la scala MK2. No, lo abbiamo utilizzato anche con la scala MK2, ma per l'ascolto di questo Pioneer abbiamo utilizzato, ho riesumato da un impianto che ho in un'altra stanzetta, un Allo Boss DAC montato su un Raspberry 4, quindi c'è il Raspberry 4, entra Ethernet, poi c'è l'Allo Boss DAC che fa la conversione ed esce e va agli ingressi linea del Pioneer. Quindi stiamo parlando non di un prodotto particolarmente costoso, stiamo parlando di un DAC che compreso del Raspberry e tutto quanto stiamo nell'ordine dei 250 euro. Esatto, quindi un DAC commerciale. Sì. Adesso si potrebbe obiettare che magari il DAC costa quanto l'amplificatore, però questo è, cioè, sì, probabilmente quel topping D70 che abbiamo utilizzato due anni e mezzo fa, quello nero, dal punto di vista della amalgama di prezzo sarebbe stato più adatto. Però comunque tutto questo per dirvi che anche con un DAC di fascia paragonabile a quella dell'amplificatore il risultato è stato buono, così come è stato accettabile, forse faccio un po' fatica a dire eccellente, comunque dignitosissimo quello con il Prefono.
Sì, Sì, cioè, voglio dire, non è che mi aspettassi nulla di differente, però funziona, però è silenzioso, però fa il mestiere suo e quindi che devo dire? Ma del resto anche dando uno sguardo all'interno, Sì. io ho visto componenti buoni o molto buoni con un'ingegnerizzazione perfetta, con un layout circuitale perfetto e quindi hai la nettissima sensazione che hai a che fare con gente che queste cose le sa fare e le fa bene da tanto tempo e poi c'è un altro discorso, un'economia di scala impressionante, Sì. perché di questi pezzi secondo me ne produrranno decine di migliaia probabilmente Sì. e quindi è ovvio che poi l'economia di scala in questo caso gioca un ruolo fondamentale. E permette di contenere i prezzi a livelli così contenuti. Del resto una coppia di condensatori di filtro di quel tipo Elna fatti bene che normalmente sono additati dai costruttori più buoni come ci abbiamo messo l'Elna, qui dentro stanno dentro a un prodotto da 300 euro e Nessuno lo dice, nessuno se ne fa esatto, le bello. specifiche Pioneer Sì. non ne parlano assolutamente. Credo ci sia tra l'altro anche un modello col telecomando, perché questo è proprio l'entry level Sì. che il telecomando neanche ce l'ha, ma Infatti probabilmente- stavo dicendo questo, probabilmente oggigiorno il telecomando comincia a essere irrinunciabile. Sì. Insomma, io che sono stato nell'impianto quello grande fino a un anno e mezzo fa senza telecomando perché il mio preamplificatore aveva 2 controlli di volume separati ma non c'era telecomando, quindi ti dovevi alzare e regolare 2 volumi. Oggi francamente penso che il telecomando sia opportuno, anche perché poi ve ne sarete accorti, non è che c'è una regolazione del volume, ogni traccia che tu ascolti ha Spesso. bisogno di una piccola regolazione fine, quindi doversi alzare ogni volta, insomma, è un po' scomodo. Però ecco, se ci fosse una versione magari che costa credo ci qualche sia. 50 euro di più e c'ha il telecomando, beh, tutto sommato ben venga. Comunque una bella coppietta di casse da bookshelf possibilmente efficienti, relativamente efficienti, quindi ce ne vengono in mente varie. Ti Sì. chiedo, Chiedimelo. visto che tu sei un cultore della materia, hai provato l'uscita cuffia Ho provato l'uscita cuffia, con che la nostra lussuosissima cuffia, falla vedere, questa è una cuffia dell'audio, questa che non è neanche più in produzione Sì. tra l'altro. ma funziona egregiamente. Esclude le uscite, non ha un suo amplificatore messa direttamente sui finali con una rete resistiva, buona, non eccellente ma buona. Il connettore è di quelli grossi, jack. 6,3 come Sì. poi deve essere perché quello da 3,5 è un po' diciamo piccolino Sì. e, a me non piace personalmente, quindi io lo promuovo non a pieni voti, a pienissimi voti e lo consiglio caldamente per primi impianti di ragazzetti Sì. che vogliono sentire bene la musica, molto bene la musica e hanno bisogno di un prodotto fresco, giovane e che gli dia Delle buone basi. Esatto, e grandi soddisfazioni. Dicevo a Giulio, magari ci fosse stato ai tempi nostri. Allora, perché mio nonno, buonanima, comprò un amplificatore simile a questo che si chiamava SA420, che era un 20 watt della Pioneer, che io posseggo ancora solamente per questioni di ricordo. Qualche tempo fa l'ho collegato, era inascoltabile, completamente inascoltabile. Questo qui gli fa non un giro intorno, ma proprio 50 giri intorno e quindi in questo momento ho fatto un po' il pensiero, il parallelo tra i 20 watt che si trovavano negli anni fine anni 80 e quelli che invece si trovano adesso che sinceramente sono veramente eccellenti, quindi io lo consiglio. A posto? Sì, guarda, gli do un 9. Vai, va Ecco, bene. gli do un 9. Ok, allora subscribe, campanella, seguiteci social, Twitter, Facebook, tutto quanto. Ciao, a presto e grazie. Ciao.